Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione su Word Online dove andremo analogamente a quanto abbiamo fatto con Excel a vedere come si può lavorare insieme su un file di Word con altre persone simultaneamente, sincronicamente dopo averlo condiviso. Quindi tutti i passaggi sono gli stessi di Excel, abbiamo detto, quindi la creazione del file, il salvataggio, ovviamente lo dovremo salvare nel OneDrive for Business o nel Personal OneDrive o in SharePoint perché il file poi possa essere condiviso e perché poi ci si possa lavorare senza sovrapporsi anche in questo caso come in Excel. Quindi io qui sono nel mio OneDrive for Business, sono in Office 365, nell'ultima lezione con Excel abbiamo visto anche come si condivide dal personal OneDrive, quindi non ci andremo a ripetere, faremo l'operazione per Word e per PowerPoint nella lezione successiva soltanto qui da Office 365 e sono nel mio OneDrive for Business, vado dentro questa cartella Job, Hostess e Steward dove io qui sto supponendo che si organizzi un congresso medico e qui ci sono le consegne delle hostess e degli steward per la cena di gala. Ovviamente dentro questo file io ho scritto veramente un minimo giusto per crearlo. Ti faccio vedere che ovviamente questo file può essere raggiunto anche in questo caso dall'ambiente desktop del OneDrive for Business, Riccardo Servizi e Consulenze invece riguarda i gruppi di Office 365, quindi siamo qui e sono entrato da di là in questo file job cena di gala. Quindi torniamo dall'altra parte, ecco nel frattempo il file si è aperto e come abbiamo fatto con Excel lo andiamo a condividere. Ovviamente lo potremo fare come abbiamo visto nell'ultima lezione con Excel sul Personal OneDrive anche cliccando qui su questa freccia. Andiamo direttamente dentro il file di Word, clicchiamo su condividi, ancora su condividi e andiamo a cliccare sulla rotellina, la stessa su cui abbiamo cliccato quando abbiamo condiviso il file di Excel, andiamo a scegliere di condividerlo con persone specifiche. In questo caso lo andremo a condividere con una persona esterna all'organizzazione, ma anche questo ovviamente siamo all'interno di Office 365, lo potremmo condividere con persone interne all'organizzazione. Diciamo che va bene che si può modificare. Qui il file di Word è anche rivedibile, oltre che visualizzabile basta. Noi mettiamo che lo può modificare, andiamo a cliccare su applica, scriviamo ecco il file per lavorare insieme e vado a scrivere un mio indirizzo di posta elettronica Prisma Software rd gmail.com. Aspettiamo che prenda l'indirizzo, eccolo. Quindi siamo pronti per inviare il file all'utente esterno, vado ad inviarlo e dopo averlo inviato, come ho fatto, ecco ora mi dice che il collegamento è stato condiviso, quindi anche in questo caso sottolineo ancora, non è un allegato, è un collegamento. Anche in questo caso, come ho fatto con Excel, vado a fare il logout dall'account Office 365, altrimenti andrei sul file di Word da loggato all'account di Office 365 non da utente esterno. Quindi qui clicco su esci, faccio il logout e appena ecco, fatto il logout, adesso mi sono disconnesso dall'account Office 365, vado nell'account di Google dove mi sono spedito questa mail, facciamo un refresh, eccola, la mail è arrivata. Riccardo Dominici ha condiviso un file con te, job cena di gala, ecco il file per lavorare insieme. Andiamo a cliccare come abbiamo fatto nel caso di Excel su apri. Anche in questo caso ci sarà questa doppia autenticazione perché si sta condividendo con un utente esterno, quindi invia codice, dovrò richiedere il codice. Torniamo sulla mail nella posta in arrivo, ora dovrà arrivare
il codice per l'autenticazione, ecco è arrivato in questo momento, lo vado a copiare, CTRL C, come vedi qui c'è l'icona di SharePoint perché mi sto collegando ad un account Office 365, incollo il codice, verifica e adesso entrerò direttamente in quel file di Word che abbiamo visto precedentemente dal quale l'utente Office 365 Riccardo Dominici ha condiviso con Prisma Software. Qui se io ora vado qui appena si carica il tutto, ecco, vedo prismasoftware.rd@gmail.com. Ora è questo utente che ci sta lavorando e vedo che questo file dall'altra parte è aperto anche da un'altra persona. Ora io qui lo vado a chiudere, mi vado a ricollegare all'account Office 365, quindi vado a fare il login, prendo il mio smartphone per inserire le credenziali in Microsoft Authenticator, quindi accedi. Ora vado a inserire questo numero che vedo a schermo sullo smartphone nell'app Authenticator 93, continua, metto la password per sbloccare il mio smartphone, avanti, quindi ho fatto di nuovo il login, rimango connesso e adesso vado di nuovo in OneDrive a riprendere, chiudo qui Planner, vado di nuovo in OneDrive nei miei file, Job Hostess Steward, cena di gala, vado a riaprire quel file e vedo che dall'altra parte c'è quest'altro utente connesso. Quindi vedo che quell'altro utente è posizionato Prisma Software esattamente qui. Se io vado di qua vedo che Prisma Software è posizionato qui. Se Prisma Software andasse a scrivere qualcosa, ora non mi fa scrivere perché? Perché Riccardo Dominici dall'altra parte è posizionato proprio lì, quindi ora vado a posizionarmi di qua, di modo che io qui dall'altra parte Prisma Software possa scrivere qualcosa. Come hai visto è come in Excel. In Excel se ero posizionato su quella cella l'altra persona non poteva scrivere in quella cella e viceversa. Ora io ero posizionato con il cursore del mouse alla fine di questa scritta e l'altra persona non poteva scrivere. Ehm, Punto 1 del job delle hostess degli steward. Torniamo di qua e vedo che Prisma Software ha scritto punto 1. Prisma Software è posizionato qui. Ora facciamo che si posiziona di qua, altrimenti Riccardo Dominici non può scrivere. E Riccardo Dominici nel job hostess steward va a scrivere punto 2. Torniamo dalla parte dell'altro utente e vedo che Riccardo Dominici ha scritto punto 2. Quindi, come hai potuto vedere, anche in questo caso è semplicissimo, il meccanismo è lo stesso e per quanto riguarda il salvataggio del file, l'estrazione del file se voglio momentaneamente bloccare l'altra persona quando non sono collegato come abbiamo visto per Excel, la condivisione anche dal personal OneDrive, oltre che da qui da OneDrive for Business e anche da SharePoint e quindi anche in questo caso abbiamo visto che anche con i file Word si può lavorare comodamente insieme senza sovrapporsi e senza darsi fastidio. Ti aspetto nella prossima lezione dove faremo la stessa operazione con un file di PowerPoint. Ciao!